Ok, abbiamo preso baguette, due crepe, un sausage, un uovo e una banana per la modica cifra di 40.000 dong. Il curioso è che poi gli faccio, e anche un tè, e il tè fa 30.000. Vai. Ed eccola qua nel suo splendore di 40. E allora oggi la tappa fino alla cruise da Meovac, poi prendere lo skywalk che ci porterà al Pagoda Viewpoint Wycliffe, rientro fino a Dongban per pranzare e poi nell'interno purtroppo una frana ci bloccherà costringendoci a rientrare sulla strada principale lì poi fino a Yanmin per la serata. E voilà, salutata Chiet Homestay. Ultimo giro nel Mediterraneo di Meovac. Ok, on the road again. River Cruise, prima tappa. È abbastanza turisticona, ma i due inglesi me l'hanno raccomandata, che alla fine è sempre bella, e allora paghiamo pegno. Eccoci qua al fiume. Quella lassù penso sia la White Cliff, e riusciamo a nel pomeriggio. Ok, via. Come on. Vale, se vuoi. Non ci sono maglie, ma sono abitini. Ok, dopo un quarto d'ora di attesa su una barca di locali mi sono fiondato col gruppo di inglesi che erano al villaggio, almeno siamo partiti subito. Che dire della crociera sul fiume, potenzialmente spettacolare con queste scogliere a picco e l'acqua verde turchese. Il problema è che io me la figuravo con lo sciabordio delle onde e invece per 3/4 d'ora ho dovuto sorbirmi questo. Quindi, scegliere bene la compagnia. E in caso negativo, 2 tappi per le orecchie aiutano decisamente. Ed ecco lassù la White Cliff che ci attende, questa volta speriamo in solitaria, per goderci del silenzio e dei suoni di questa valle incantata.
Ok, riprendiamo il Marengo in sella e via verso lo skywalk. Nostra strada per Mapping Pass, eccola là, Wild Cliff, adesso c'è un sentiero lì adesso, e lassù quella pagodina dove vorremmo andare, io e Marengo dove vorremmo girare non solo. Ok, faccio il Mapping Pass, qua si apre l'altra valle. Però a dire il vero non l'ho trovato l'accesso allo skywalk. No? E purtroppo, come temevo, c'è il poliziotto a fermare l'accesso allo skywalk adesso dopo l'incidente lì. Ok, questo piccolo museo del passo della sua costruzione. Caprullo. Ok, beh, una bella camminata lassù è il target, e il fatto che non era così stretto poi, dopo quello che ho fatto ieri mi sembra un'autostrada. Eh no, dopo 5 minuti di salita cambiamo idea, va? Torniamo e proviamo l'accesso sud. Niente, era chiuso e quindi facciamo un po' gli italiani, proviamo a prenderlo dall'uscita. Pianissimo, senza fiatar. Ora parlare, piano pianissimo, senza fiatar, pianissimo, senza fiatar, senza fiatar. Pianissimo, parlar, venite qua, eccoci qua.
Senza fiatar. Traffic jam. Meraviglia, next level. Ok, il Bamboo Ferry era splendido e questo si conferma altrettanto spaventevole ma affascinante come salita. 20 gradi in certi punti. È 1 metro, non di più, di stradina da percorrere senza troppi tentennamenti, perché un errore qua lo paghi tanto. La nostra meta è la pagoda Viewpoint. Vediamo di arrivarci, sale. Guarda che spettacolo giù! Mamma! Incredibile! Incredibile! È ovvio che qua la polizia non è pronta a dialogare con l'italiano curvo. Più di un'entrata e non uscita, dai. Sì. Tranquillizza. Ecco, White Cliff è tutto il camminamento che sarebbe bello fare come trekking fino laggiù. Wow! Wow! Ecco, c'è la pagodina. Pagoda Viewpoint abbiamo preso questo sentierino che costeggia tutta la montagna. La nostra meta è là, non di più, perché con 4 strade mi sa che non arriverai al ritorno. Non voglio pensare al ritorno, perché
che è tutto in discesa, quindi sarà un disastro. Questo clima che è venuto su 30 gradi oggi. Va bene, pensiamo al momento. Mettiamo su. Pensavo fosse un pipistrello. Stanchino. Mettiamo la bandierina. Ci beviamo un sorso e torniamo. Comunque incredibile la coraggiosità della gente nelle tribù di montagna, cioè qui sentieri là, chi servono? Magari 5 case remote, lassù di nuovo. Prima ho visto esattamente lì 2 donnine con un fardello di una fascina enorme che facevano zig zag e poi probabilmente fino a lassù, incredibile. Tutto a posto col suo carico. Vita semplice e faticosa. Perfetto, pronti, ripartiamo. Direzione Dongguan, dove speriamo di mangiare qualcosa e soprattutto insetarci, che non avevo un sorso. Sweated buckets, secchiate di succo. Via. Infatti il passato da Trial aiuta, comunque.
facile, senza mettere i piedi a terra. Pulita, via. And back to the road, sulla strada per Dong Vang. Mapilen Pass appena lasciato, abbiamo fatto Marameo alla poliziotto. Sempre spettacolare. Non si vede. Pranzo leggero, c'era solo questo. Ci siamo sfamati, dissetati, fry noodles con chicken e una zampa di noodles. Ma almeno abbiamo reintegrato liquidi. Allora, il piano adesso è passare dall'interno in strade meno battute più caratteristiche e quindi se parte così siamo ben messi. 42 minuti solo per la prima tappa. Dong Vang, abbiamo appena mangiato. Ok. Anche il sole, wow! 5 giorni non le vedevamo così vero. Ok, ci possiamo concedere anche qualche primo piano visto il traffico ingente della questa stradina. Con banche lì sotto. Enduro post prandiale tra i picchi di Dong Vang, favoloso, divertentissimo. Marengo sta buona. Ti viene voglia di andare in posto, si può far tutto.
questo con 2 raggi è tutto più bello, eh. Questo brido. È venuto fuori da poco, mi sa. No, non c'è verso di passare di qua. E beh, niente, alla frana non si comanda, mi sa che dobbiamo tornare indietro. Proviamo magari a scendere qua come hanno fatto i locali, che anche loro sono stati rimbalzati. Ogni strada che prendi è una sorpresa, e questo è il bello un po' di girare a casaccio, come a Venezia. Prendi le calle così sconosciute e sai sempre delle sorprese, senza meta. Qua i cibuz ce la mangiamo a colazione, dai! Qua che roba! Spettacolo! Con le risaie allagate deve essere veramente bello. Giallo. Poi sono anche abbastanza sicuro, perché al massimo ecco appunto ti arriva uno, ma mai una macchina, cioè al limite è una moto, tranquillo, si gira. Anzi sono più sicuro qua che non nella stradona con quei tir e tutti i gruppi di inglesi che vi rullano in coda. E purtroppo ho parlato troppo presto, ho derapato, sta ghiaia malefica, e sono rotto un po' i pantaloni, ma tutto il gomito, vabbè, vediamo di andare giù e per un po' di ghiaccio. Qualcosa però che batte. Il cavalletto, come faccio adesso? Ok, purtroppo vabbè, non ci voleva sta cretinata, ognuno si distrae e boh, adesso non no, fare l'interno mi spiace, volevo riprenderlo, ma seguo la strada classica, così arrivo agli Ennine e andiamo magari a vedere i danni. Mi spiace non essere nell'interno, colpa di quella frana, chiaramente, no, ero tranquillo, non arrivavamo niente dall'interno. E quindi sono seguite un paio d'ore di strada sicuramente bella, però viziata dalla mia caduta e non mi ha fatto apprezzare pienamente il panorama intorno, e neanche quando sono arrivato alla Heaven's Gate, che è un punto panoramico che normalmente si fa il primo punto panoramico per chi lo fa
in senso orario, non sono rimasto estasiato. Il dolore la faceva da padrona. Strada bellissima anche dopo Heaven's Gate, diciamo un po' più ordinaria rispetto ai sentieri battuti nei giorni precedenti. Sarà anche che con la ferita all'anca, al gomito e il ginocchio non vedevo l'ora di arrivare alla tanto agoniata meta di Yanmin per curarmi le ferite e controllare i danni. Yanmin, la nostra meta. Vediamo di andare alla Bong Bay Homestay, se c'è posto. Facciamoci le ferite, vediamo i danni. Tra l'altro abbiamo trovato questa Milk Homestay che sembra carina, nel senso che giù ero andato da Bong Bang, che è quella più gettonata, ma era tutto esaurito, e anche la Bong Bang 1, che è qua sotto, anche lei tutto esaurito, per cui poi ho trovato questa poco distante, che ha comunque la Family Dinner, che è sempre piacevole. Ed eccoci al Focherello dopo la cena in compagnia, che si conferma sempre una carta vincente di questo loop. Un gruppo di tedeschi, inglesi, ahimè tutti che girano mesi, 2 mesi. Vabbè, a noi ci tocca tornare dopo pochi giorni, ma sono stati più intensi dei loro, sono sicuro. La giornata, direi, nonostante la caduta, spettacolare, veramente. Quel passo con lo skywalk alla pagoda resterà memorabile per sempre. Dispiace che pochi lo facciano, probabilmente è un po' pericoloso e allora i gruppi tendono a evitarlo. Per questo abbiamo fatto la scelta giusta di andare da soli. Allora, che altro aggiungere? Il ginocchio fa male, gomito pure, l'anca bella ematoma, comunque nulla di improponibile per guidare domani l'ultima tappa che ci porterà da Jang nell'interno, spero per il tempo che regga, così da permetterci un'ultima bella giornata in moto. Buonanotte.